Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere le formule di addizione e sottrazione del seno, coseno e della tangente. Vi ho scritto qui le formule sia con il più che con il meno, quindi la formula del seno di alfa più beta è molto semplice da ricordare, è sen cos più cos sen, dove se qui c'è il più va il più, se invece c'è il meno va il meno. Il coseno invece di alfa più beta si ricorda così, cos cos meno sen sen, quindi qua i segni si invertono, se qui c'è più devo mettere meno, se qua c'è meno devo mettere più. La tangente di alfa più beta è tangente di alfa più tangente di beta, tutto fratto 1 meno tangente di alfa tangente di beta. Anche qui se invece ho il meno, sopra al numeratore metto meno e sotto al denominatore metto più. Come sempre andiamo sul concreto e andiamo a vedere un esercizio. Dobbiamo calcolare il seno di questo angolo, quindi questo è il nostro alfa e questo è il nostro beta. Applichiamo subito la formula. Ora andiamo a fare i calcoli. Se avete visto il video precedente è molto semplice andare a trovare i valori del seno e coseno di questi due angoli. Infatti il seno di pi greco terzi, che corrisponde a 60 gradi, vale radice di 3 fratto 2, mentre il coseno di 45 gradi è radice di 2 fratto 2. Il coseno di pi greco terzi, se il seno è radice di 3 fratto 2, vi ricordo che ci sono quei due numeri che vanno a coppia, radice di 3 fratto 2 è un mezzo, quindi se il seno è questo, il coseno sarà un mezzo. Il seno e coseno invece di 45 gradi valgono sempre radice di 2 fratto 2, quindi andando a moltiplicare sopra radice per radice devo moltiplicare quello che sta dentro la radice, 3 per 2 è 6, radice di 6, tutto fratto 4 più radice di 2 fratto 4. Andiamo a vedere un esercizio con il coseno. Questa volta ho il coseno di 105 gradi, che non è un angolo tra quelli fondamentali che abbiamo visto nel video precedente. Quindi devo ricondurlo in qualche modo a quegli angolini. 105, se ci pensate bene, lo posso pensare come 60 più 45, che sono due angoli che conosco bene. E quindi ora posso applicare le formule di addizione del coseno. Ora andiamo a fare i calcoli. Il coseno di 60 gradi vale un mezzo, mentre il cos di 45 gradi radice di 2 fratto 2. Il seno di 60 vale radice di 3 fratto 2 e il seno di 45 gradi vale sempre radice di 2 fratto 2. Facendo i calcoli, qui sopra rimane radice di 2 e sotto 4 e qua radice di 6 fratto 4. Ultimo andiamo a vedere la tangente. Anche qui abbiamo 75 gradi, che è uno di quegli angoli che non conosco, però posso riscriverlo in maniera furba come 30 più 45. Così facendo posso applicare la formula di addizione della tangente. Risolviamo velocemente. La tangente di 30 gradi, vi ricordo che è seno di 30 fratto coseno di 30 e vale radice di 3 fratto 3, mentre la tangente di 45 gradi è facilissimo, 1, quindi tangente di 30 per tangente di 45, devo moltiplicare questi numeri tra di loro, ovviamente viene radice di 3 fratto 3. Abbiamo una frazione a castello, quindi facciamo l'MCM sia al numeratore che al denominatore, che è 3. Sopra abbiamo radice di 3 più 3, sotto abbiamo 3 per 1 3 meno radice di 3. Così facendo 3 e 3 si semplificano e quindi viene questo, che se vogliamo possiamo anche razionalizzare oppure lasciare così. A questo punto, visti 3 esercizi semplici, uno con il seno, uno col coseno, uno con la tangente, andiamo a fare come sempre un esercizio un pochino più difficile. Ecco qua, non vi spaventate perché tutta questa roba qua andiamo ad applicare a uno le formule e vedrete che viene una cosa semplicissima. Qui ho il coseno di un angolo meno l'altro, quindi vado a scrivere pari pari la formula, dove vi ricordo che se qui c'è meno, qua devo mettere più. Poi applichiamo la formula di addizione del seno. Siccome qua c'è il meno, la formula di addizione mi verrà tutta con il segno meno, quindi meno, perché qua c'è il meno, sen cos, meno perché dovevo mettere più ma col meno davanti va meno, cos sen. Ora formula di addizione del coseno, siccome non mi ci sta più metto un più qui e vado a capo. C'era il 2 davanti, quindi 2 cos cos, meno perché qua c'è più, 2 sen sen. Ultimo meno coseno di questo, quindi attenzione al segno che c'è davanti, quindi il meno qui davanti, la formula aveva segno più, quindi dovevo mettere il meno, ma con il meno davanti è ritornato più. Ora che abbiamo tradotto questi 4 termini con le rispettive formule, andiamo a trovare tutti i valori. Allora, coseno di pi greco terzi vi ricordo è 60 gradi, quindi
un mezzo, mentre questo lo ricopio. Il seno invece è radice di 3 fratto 2, quindi al posto di questo scrivo radice di 3 fratto 2 e questo lo ricopio. Qui ho 2/3 pi greco, quindi 120 gradi. Parliamo di un angolo che sta nel secondo quadrante, quindi avrà gli stessi identici valori di seno e coseno dell'angolo che sta nel primo quadrante, ovvero pi greco terzi, ma dobbiamo stare attenti a segni. Quindi il seno ha segno più, perché nel secondo quadrante la y ha segno più, e quindi come qua abbiamo messo radice di 3 fratto 2, anche qua metteremo radice di 3 fratto 2. Il coseno di 2/3 pi greco nel secondo quadrante ha segno meno, quindi dovrei mettere un mezzo come il coseno di pi greco terzi, però meno un mezzo perché sta nel secondo quadrante. Qua c'è un meno, quindi meno per meno più un mezzo, e questo sen alfa lo ricopio. Ora andiamo avanti, 2 volte cosen alfa cos pi greco terzi è uguale a questo, quindi un mezzo, e qui il 2 che c'era davanti per un mezzo dell'angolo, 2 si semplifica, rimane solo cos alfa. Il seno vale radice di 3 fratto 2 e sen alfa lo ricopio. Gli ultimi 2 termini vado a capo perché non mi ci sta più. 5 sesti pi greco, questo è un multiplo di pi greco sesti. Pi greco sesti è 30 gradi, mentre 5 sesti è 150 gradi, quindi è un angolo che sta nel secondo quadrante. L'abbiamo visto nel video precedente, per cui il coseno di 5 sesti pi greco sarà uguale al coseno di pi greco sesti, quindi radice di 3 fratto 2, ma siccome sono nel secondo quadrante, perché 150 gradi è un angolo che sta nel secondo quadrante, devo mettere segno meno, meno radice di 3 fratto 2 con il meno che c'è davanti più radice di 3 fratto 2. Il seno invece, la componente y ha segno più, quindi un mezzo, questo vale un mezzo e sen alfa lo ricopio. Ok, ho ottenuto tutta questa robaccia qua, la cosa fichissima sarebbe che qualche pezzo si elimini. Ecco, qui ho più radice di 3 mezzi cos alfa e qui ho meno, la stessa cosa, quindi vanno via. Poi andiamo a sommare tutti i termini con cos alfa e tutti i termini con sen alfa. Qui ho un mezzo più 1, se faccio l'MCM sarebbe 1 più 2, quindi 3 mezzi cos alfa, mentre con il seno abbiamo un mezzo più mezzo 1, e questo sommato con questo viene meno radice di 3 fratto 2. Questi due numeri non si possono sommare tra di loro, quindi li ho scritti tra parentesi e moltiplicano tutti i sen alfa. Ecco qua il risultato finale. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.